Mi chiamo Ilaria Mundula e sono una sinologa. Lavoro a Prato, una città a pochi chilometri da Firenze, molto famosa perché qui risiede una delle comunità cinesi più numerose, non solo in Italia, ma in Europa. Vediamo alla domanda che mi fanno tutti quando mi conoscono. Ma com'è questa comunità cinese di Prato? Ora, io lavoro da oltre 10 anni in questo ambito, ma non riesco sempre a dare una risposta univoca o che non banalizzi la complessità di questo fenomeno, quindi ho deciso di raccontarvela attraverso un po' di storia e attraverso un po' di dati. Allora, dato numero 1, la numerosità. L'ufficio statistica del comune di Prato ci dice che al 31/12/2020 i cittadini cinesi residenti a Prato erano 26.300. Ora, questo dato in valore assoluto non ci dice un granché, perché se noi prendiamo i dati di città come Londra o Parigi, sicuramente i cittadini cinesi residenti sono più numerosi, ma se guardiamo questo dato in rapporto ai cittadini totali residenti, che sono 195.000 a Prato, le cose cambiano. Cosa vi voglio dire? Che a Londra puoi non renderti conto che esiste una comunità cinese molto importante, ma a Prato non puoi non rendertene conto semplicemente camminando per strada. Secondo dato, l'età. È una comunità molto giovane, pensate che solo l'1,76% dei residenti ha più di 65 anni, mentre oltre il 30% dei residenti ha meno di 17 anni, quindi super giovani. La maggior parte dei cittadini cinesi che risiedono a Prato sono nati in Cina, ma sta aumentando il numero di bambini di origine cinese che nascono proprio a Prato, in questa città. Terzo dato, quando sono arrivati i cinesi a Prato? La leggenda vuole che il primo cinese arriva a Prato negli anni 70 da Hong Kong, però la crescita rilevante sia in termini di aziende che in termini di persone residenti l'abbiamo dopo il 2002, grazie alla famosa sanatoria del 2002. Cosa fanno i cittadini cinesi a Prato? Lavorano in quale settore? Prato è stato ed è uno dei più famosi distretti tessili in Europa e si inseriscono i cinesi in un settore che era un pochino di nicchia, che non è quello propriamente del tessile, cioè di produrre tessuti, ma è quello delle confezioni e della maglieria. I dati della Camera di Commercio di Prato dello scorso anno ci dicono che su 6.700 imprese a conduzione cinese, oltre 4.000 sono attive proprio in questo settore, nel settore delle confezioni e dell'abbigliamento. Prato è veramente un laboratorio di sperimentazione di pratiche e di progetti di comunicazione interculturale. Vedo un po' il futuro in questa città, anche nella diffusione delle buone pratiche. Pensate che ogni anno noi accogliamo ricercatori da tutto il mondo, dalla Danimarca, dagli Stati Uniti, dalla Cina stessa, che sono interessati a comprendere proprio per quale motivo in questa città si è insediata, tra virgolette, una comunità cinese così consistente. Potrei citarvi tanti progetti di comunicazione interculturale, ma ne cito solo uno, che è quello del Comune di Prato, che è stato il primo comune in Italia a aprire un profilo WeChat dedicato alla comunicazione interculturale di notizie di carattere di interesse pubblico, sia in lingua italiana che in lingua cinese. Io vi invito veramente a visitare la città, visitare le sue 2 Chinatown e spero di avervi fatto venire la curiosità in questi pochi minuti su questa